Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questa maglia che è un'esplosione di colore, infatti ho voluto azzardare con le tonalità del fucsia e dell'arancio messe insieme. È una lavorazione semplicissima, è una lavorazione a top down, ma abbiamo diviso lo sprone in maniera diversa, in modo da far venire la scollatura anche dietro. È semplicemente lavorata a punto granny, alternando 2 giri per colore, dopodiché sono andata avanti a lavorare per un po' di giri con l'arancio e ho terminato riprendendo il motivo della lavorazione dello sprone. Per quel che riguarda la taglia, questa maglia misura 46 cm di larghezza e 52 di lunghezza. È una taglia 40-42. Ho utilizzato in tutto 310 grammi di filato, di cui 200 di arancio e 110 di fucsia. Per quel che riguarda il filato che ho utilizzato il cotone fiocco della Tre Sfere nella variante arancio e nella variante fucsia. Sono gomitoli da 50 grammi l'uno per 125 metri di prodotto. Dopodiché avremo bisogno di un uncinetto. Io ho utilizzato il 3,5, un ago da lana per nascondere le codine, dei marcapunti, una forbice ed un vetro da sarta. Prima di lasciarvi al video tutorial voglio però invitarvi ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. E inoltre, se vi è piaciuto il video, lasciatemi un like, commentate e condividetelo. Come vi ho anticipato all'inizio del video, andremo a fare una lavorazione top down con sprone rettangolare. Lo sprone lo metteremo in una maniera diversa. In che senso? Nel senso che i lati più lunghi saranno le maniche e i lati più corti saranno il pannello del davanti e il pannello del dietro. Con questo filato, l'uncinetto che ho utilizzato è la mia mano, sono partita con 128 catenelle che sono circa 65 cm, che ho diviso in questa maniera. Siccome il punto che andremo ad utilizzare necessita di un multiplo di 3 più 2, ho fatto la mia divisione. 128 diviso 6 mi dà un 21,3 periodico, che ho voluto arrotondare a 23. 23 è un multiplo di 3 più 2 e questi 23 punti sono andata a disporli nel pannello davanti e nel pannello dietro. Dopodiché dalle 128 catenelle iniziali ho sottratto il 46 e mi ha dato come risultato 82, che ho diviso per 2, mi ha dato come risultato 41. I 41 punti, che comunque sono un multiplo di 3 più 2, li ho disposti nelle maniche. Non ho estrapolato i punti dell'aumento, ma non è uno sbaglio, ho deciso di fare così. Ora vado a montare le mie 128 catenelle con il filo arancio e ci vediamo quando sono in procinto di chiuderle. Ho fatto le mie 128 catenelle, ora porto tutte le catenelle sul dritto, tutte nello stesso senso, entro nella numero 1 e vado a chiudermi con un punto bassissimo. Ora potete decidere se mettere i marcapunti oppure andare avanti a contare. Siccome sono solo punti alti, io non li metto i marcapunti, conterò man mano che faccio i punti. Quindi, detto questo, sono in questa situazione, iniziamo subito con l'aumento, quindi salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto e 2 catenelle che saranno il nostro aumento. Prendo il filo, non entro qui come al solito, entro nel punto successivo e ho fatto il punto numero 1 del mio primo tratto, che nel mio caso partirò con un pannello, col pannello più piccolo del davanti e del dietro. Quindi siccome devo arrivare a 23 punti, uno l'ho fatto, questo lo andremo a calcolare quando saremo a termine giro, uno l'ho fatto, vado a farne altri 22 e lavoro punto su punto finché non arrivo ad un totale di 23. Quindi da questo punto, dopo le 2 catenelle dell'aumento, devo contare 23, un punto alto per ogni catenella che ho a disposizione. Ci vediamo quando sono arrivata a 23. Fatti i 23 punti alti, aggiungo 2 catenelle di separazione, questo sarà il mio secondo aumento. Entro nella catenella successiva con un punto alto.
Dopodiché vado a completare il tratto con altri 40 punti alti per averne un totale di 41, quindi compreso questo punto alto dovremmo arrivare a 41. Ci vediamo quando sono arrivata a 41 punti. Realizzati i miei 41 punti alti, faccio le mie 2 catenelle di separazione, entro nella catenella successiva e continuo con quello che sarà il pannello del davanti e del dietro con i 23 punti in totale. Una volta eseguiti i 23 punti in totale aggiungo 2 catenelle di separazione e andiamo a lavorare fino a inizio giro. Però dobbiamo tenere presente questo: siccome le 2 catenelle iniziali sono sì l'inizio della lavorazione ma anche la fine dell'ultimo lato, cioè della seconda manica, quindi noi dopo le 2 catenelle di separazione successive, cioè una volta realizzati i 23 punti, 2 catenelle e siamo qui a lavorare, in tutto andremo a fare 40 punti alti più le 2 catenelle iniziali, diventeranno 41. Ci vediamo quando sono arrivata a fine giro. Sono arrivata a fine giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella seconda catenella partendo dal basso, dopodiché entro con un punto bassissimo nell'archetto e vado a fare il mio primo aumento a punto grenni. Quindi salgo con 2 catenelle, entro nell'archetto e faccio altri 2 punti alti. A questo punto io uso una catenella sola di separazione, dopodiché rientro nell'archetto e faccio altri 3 punti alti. Prendo il filo, salto 2 punti di base, attenzione che il primo è questo qui, non questo qui. Quindi conto 1, 2, entro nel terzo punto utile e vado a fare i miei 3 punti alti. E faremo punto grenni che non è nient'altro un'alternanza tra vuoto e pieno. Conto 2 punti alti, entro nel terzo e vado a fare 3 punti alti. Entro nel terzo punto utile, vado a fare 3 punti alti e così fino alla fine di questo lato. Ci vediamo quando sono arrivata all'aumento. Sono arrivata vicino all'aumento e se siete giusti vi rimarranno 2 punti perché il terzo punto sarà l'archetto, quindi salto 2 punti di base, entro nell'archetto e vado a fare il mio aumento, 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Dopodiché riparto con il punto grenni, quindi conto 1, 2, entro nel terzo punto alto utile, lavoro 3 punti nello stesso punto di base, salto 2 punti di base, entro nel terzo e faccio i miei 3 punti alti e vado a lavorare tutto quanto il giro in questa maniera. Lavorando a punto grenni faremo l'aumento dove ci sono le 2 catenelle, nel punto grenni per tutto questo lato, aumento dove ci sono le altre 2 catenelle e andiamo avanti a lavorare a punto grenni fino a fine giro. Ci vediamo quando devo chiudere il giro. Sono arrivata a fine giro, lavoro il mio ultimo punto grenni, ora vado a chiudere il giro. Io il punto grenni, la chiusura la gestisco così: qui ci sono le 2 catenelle, qui c'è il punto, entro nel punto, lo prendo totalmente, faccio un punto bassissimo, dopodiché entro nel punto successivo con un altro punto bassissimo, entro nell'archetto e parto con il mio giro, quindi vado a fare l'aumento che sono
2 catenelle, 2 punti alti che stanno per il mio primo gruppo di 3 punti alti, catenella di separazione, rientro e faccio 3 punti alti. Dopodiché salto questi 3 punti, entro nello spazio, vado a fare 3 punti alti. Prendo il filo, entro nello spazio, 3 gruppi di 3 punti alti e vado a fare 3 punti alti. Prendo il filo, entro nello spazio, vado a fare 3 punti alti e il lavoro da fare, se lavorate con lo stesso filo, è tutto questo. Quindi andremo a lavorare 3 punti alti per ogni spazio che abbiamo a disposizione. Quando arriveremo nell'aumento lavoreremo l'aumento, quindi 3 punti alti, una catenella, 3 punti alti. Di nuovo ripeteremo l'operazione per tutto il giro. E se lavorate con un filo a tinta unita o un filato sfumato dove non dovete tagliare il filo, il lavoro da fare è tutto qui finché non arriverete alla misura della semicirconferenza del seno. Dopodiché vedremo come andare avanti. Non spaventatevi se vedete le maniche diventare enormi, perché dopo sistemeremo anche quelle. Per chi invece vuole fare come me, lavorare 2 giri di punto grenni per colore, 2-3 colori, dipende da cosa si è deciso prima, ci vediamo quando ho finito il giro, che vedremo come ho gestito il cambio del filo. Ho terminato il giro, vado a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto utile, faccio un altro punto bassissimo nel punto successivo, faccio la catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Il nostro lavoro è così, perché poi ripiegheremo lo sprone in questa maniera. Ovviamente questa è la parte dove ci sono tutte le chiusure, la parte del dietro. Siccome ho deciso di fare 2 giri di punto grenni alternati, 2 giri arancio, il primo giro non lo calcolo solo il punto grenni, 2 giri arancio e 2 giri fucsia, quindi ho tagliato il filo al mio secondo giro di arancio, ora tocca al fucsia. Vado a fare il mio nodino iniziale. Questo per me è il pannello del dietro, quindi non entro qui per non nascondere troppe codine insieme, entro nell'angolo opposto, tengo la codina dalla parte opposta dell'uncinetto, cioè il filo più corto, vado a fare un punto basso, una catenella, tengo parallela la codina, faccio un altro punto alto, dopodiché entro, sempre tenendo parallela la codina, faccio un punto alto a metà, sposto la codina di qui, la inglobo nel punto praticamente, faccio una catenella e vado a fare il punto grenni. In questo modo quando faremo il giro successivo avremo la codina qui direttamente dove c'è l'aumento, lavoreremo l'aumento tenendola parallela, dopodiché potremo anche tagliare il filo, non avremo più bisogno di nascondere perché verrà già nascosta dal lavoro. Ora vado avanti a lavorare a punto grenni fino, praticamente vado a fare il lato lungo, il lato corto, il lato lungo e ci vediamo qui e vediamo come gestire questa codina. Sono arrivata qui dove c'è l'aumento, dove c'è la codina, quindi prendo il filo, tengo la codina parallela al lavoro, entro e vado a fare l'aumento, faccio solo 2 punti, il terzo lo faccio a metà, prendo la codina e la sposto dall'altra parte, così resta inglobata nel punto. Faccio una catenella di separazione e vado a finire il mio aumento. Vado avanti a lavorare fino a qui, ci vediamo quando sono arrivata qui e vediamo come partire. Eccomi vicina alla chiusura, giro,
quindi vado a chiudere con un punto bassissimo, entro nel punto successivo, faccio un punto bassissimo, tengo la codina parallela, entro nell'archetto, faccio un punto bassissimo, dopodiché faccio il mio aumento tenendo sempre la codina parallela, ho fatto l'aumento, la codina è praticamente all'interno del lavoro, a questo punto possiamo anche tagliarla e andare avanti a lavorare. In questa maniera, e così faremo lo stesso quando arriveremo qua. Terremo la codina parallela, faremo il nostro aumento, dopodiché potremo andarla a tagliare. E vale lo stesso la premessa di prima. Vado avanti a lavorare finché non ho raggiunto la semicirconferenza del seno. Ci vediamo quando ho terminato il mio sprone. Ho terminato il mio sprone, vado a ripiegarlo, quindi ricordiamoci che la parte più larga sarà quella delle maniche, quella più stretta dei pannelli davanti e dietro. Lo ripiego in due, vado a controllare la misura ed è 47 e mezzo e va bene, ho raggiunto la semicirconferenza seno che mi serve. Ora vado a chiudere lo sprone. Siccome ho finito sull'arancione, voglio dare continuità al motivo, andrò a prendere il filato fucsia, giro il mio lavoro sul dietro dove ho tutti i cambi colore, le chiusure dei giri, prendo il mio filo fucsia, entro nell'angolo e faccio in questa maniera, faccio punto basso, catenella che sarà il mio primo punto alto. Dopodiché faccio un punto alto chiuso a metà, passo nell'altro angolo, entro, faccio un altro punto alto chiuso a metà e vado a chiudere tutte e tre le asoline insieme. Dopodiché faccio un altro punto alto e abbiamo i nostri 3 punti, quindi in 2 angoli abbiamo un punto granny. Dopodiché vado avanti a lavorare a punto granny fino al prossimo aumento. Una cosa che non vi ho detto, quando ripiegate lo sprone noterete che ci sarà uno scalfo manica enorme. Non vi dovete preoccupare perché quando andremo a fare le maniche prima cuciremo la differenza, che è la stessa tecnica che si usa per il top down nelle taglie grandi. Io vado avanti a lavorare, ci vediamo al prossimo angolo. Sono arrivata all'altro angolo, quindi faccio il mio punto alto, dopodiché faccio un punto alto chiuso a metà, passo dall'altra parte, entro nell'altro angolo, faccio un altro punto alto chiuso a metà, dopodiché vado a chiudere tutte e tre le asoline insieme e vado a fare l'altro punto alto. Abbiamo ottenuto i nostri 3 punti alti. Adesso vado avanti a lavorare a punto grandi fino all'inizio giro. Sono arrivata a fine giro, ora andrò a fare come al solito, vado a chiudermi con un punto bassissimo, dopodiché cammino, entro nel primo spazio utile e vado avanti a lavorare ancora questo giro a punto granny. Ci vediamo quando ho finito il giro. Sono arrivata a fine giro e vado a chiudere con un punto bassissimo. Faccio la mia catenella di sicurezza, vado a tagliare il filo
E adesso vado a continuare con l'arancio. Dovete decidere voi adesso se volete continuare a punto granny. Io continuerò a punto alto normale e probabilmente andrò fino al bordo solo con l'arancio, farò più righe. Però voi siete liberi di utilizzare anche due colori, fare le righe così come abbiamo fatto adesso, due righe aranci, due righe fucsia, oppure tre aranci, una fucsia, quattro fucsia, due aranci, come volete voi. Entro in un punto qualsiasi. Ora, siccome lavorerò solo a punti alti e con un solo colore, lavorerò a spirale. Quindi cosa significa? Faccio un punto basso, dopodiché entro nel punto successivo, faccio un mezzo punto alto e da adesso in poi lavoro a punti alti. Non farò più la chiusura a giro, quindi vado a marcare il punto basso che mi darà come riferimento la fine giro e vado a lavorare punto su punto a punti alti. Ci vediamo quando ho finito il giro per capire come andare avanti. Sono arrivata vicino al marcapunti, continuo a lavorare punto su punto. Questo è l'ultimo punto del giro. Vado a togliere il marcapunti, vado sul punto basso che è il primo punto del giro che abbiamo appena fatto e faccio un punto alto. Rimetto il marcapunti e riprendo a lavorare a punti alti e a questo punto fino alla misura che ci serve. Ci vediamo quando sono andata avanti un po' e vediamo come finire il bordo della maglia. Ho lavorato con l'arancio 19 giri per un totale di 16 cm e adesso vado a chiudere. Per chiudere mi fermo 2 punti prima del marcapunti, quindi faccio il mio ultimo punto alto, dopodiché faccio un mezzo punto, punto basso, tolgo il marcapunti e vado a chiudere con un punto bassissimo. E così abbiamo chiuso il nostro giro. Ora cosa faccio? Vado a fare un giro di punti alti per andare a raddrizzare e dopo andremo a fare la rifinitura. Nel frattempo che facciamo questo giro di punti alti, contiamo e dobbiamo avere il multiplo giusto perché poi dopo rifiniremo ancora con dei giri di punto granny. Quindi salgo con 2 catenelle, vado a fare i miei punti alti avendo l'accortezza che sia un multiplo di 3, quindi se c'è bisogno o faremo un aumento o una diminuzione in base a quello che volete, dobbiamo ottenere un multiplo di 3. Ci vediamo quando ho finito il giro. Ho fatto l'ultimo punto, ora vado a chiudere con un punto bassissimo. Faccio la catenella di sicurezza e vado a tagliare il filo. Vado a riprendere il filo fucsia, entro in un punto qualsiasi, punto basso, catenella sarà il mio primo punto alto, entro nello stesso punto di base, faccio altri 2 punti alti e vado a gestire il filo iniziale così come l'ho gestito a inizio lavoro. Salto 2 punti di base, entro nel terzo e vado a fare il mio punto granny, così come abbiamo fatto all'inizio. Salto 2 punti di base, entro nel terzo e faccio punto granny e faccio 2 giri col fucsia. Manteniamo la stessa cadenza di colore che abbiamo usato per lo sprone. Ci vediamo quando ho terminato i miei 2 giri di fucsia. Sono arrivata a fine giro e vado a chiudere. Catenella di sicurezza.
Terminato col fucsia, adesso vado a prendere l'arancio e faccio altri 2 giri di punto granny e credo che mi fermerò lì perché l'obiettivo era di arrivare a una lunghezza di 50 centimetri e con questi 2 giri ci sono, però non ho ancora deciso, vedrò poi finito il secondo giro di punto granny con l'arancio, vedrò poi se fermarmi davvero o continuare ancora un po'. Voi siete liberi di continuare finché avete raggiunto la misura che vi serve, se volete a punto granny o se volete potete terminare punto alto, siete liberi di interpretare la maglia come volete. Vado a fare questi 2 giri di punto granny, poi vediamo. Alla fine ho terminato con i 2 giri d'arancio, ora devo andare a chiudere questo pezzettino per raggiungere la misura dello scalfo manica. Io ho calcolato una misura di circa 18 centimetri. Quindi sono andata a mettere i marcapunti in corrispondenza dei 18 cm partendo dalla metà dell'alto della spalla. Ora vado a rivoltare la maglia e andrò a cucire questo pezzetto. Prendo il mio filo arancio e l'ago da lana, entro nel primo punto arancio utile, faccio un nodo. Dopodiché vado a cucire punto alla volta, quindi il punto intero da una parte, punto intero dall'altra, nel punto intero, cioè le 2 costine di un lato e le 2 costine dell'altro, e vado a fare il mio punto. 2 costine di un lato, 2 costine dell'altro e faccio il punto. Entro da dietro, costine di un lato, costine dell'altro, punto. Ritorno dietro, le 2 costine, punto. E lavoro in questa maniera fino al marcapunti e ovviamente faccio anche l'altra parte. Ci vediamo dopo. Ho realizzato le mie 2 cuciture, ora vado a rivoltare la mia maglia dal diritto. Siccome ho finito con l'arancio, ora andrò a prendere il fucsia e andrò a finire le maniche. Entro in un punto qualsiasi e vado a fare i miei punti granny, quindi punto basso e catenella. E vado avanti a lavorare a giri alternati, cioè a 2 alla volta nel mio caso, finché non abbiamo raggiunto la misura della manica che vogliamo ottenere. Ci vediamo quando ho finito la manica. Ho terminato entrambe le maniche, ho lavorato in tutto 3 volte il fucsia e 3 volte l'arancio e ho terminato con l'arancio che è il colore dominante della maglia. Ora vado a vedere se mi è rimasta in giro qualche codina da nascondere, dopodiché andremo a vedere la maglia sul manichino. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.